tutti miei cari seguaci e bentornati a un nuovo episodio di Esperimenti Culinari. Oggi, anche in vista della bella stagione, voglio fare insieme a voi dei ghiaccioli e vorrò anche spiegare il perché i ghiaccioli sono diversi rispetto magari a un semplice cubetto di ghiaccio che mettiamo di solito nelle bevande. Io adoro la scienza proprio per questo, perché tende a spiegare delle cose che sono insomma attorno a noi quotidianamente, però magari a volte noi non ci soffermiamo sul perché delle cose. Oggi scopriremo qualcosa di interessante insieme, ma prima di iniziare, come sempre, sigla! Bene ragazzi, per iniziare questa nostra puntata di esperimenti culinari vi dico subito cosa vi servirà se vorrete riprodurre questo piccolo esperimento a casa vostra. Dei succhi di frutta, i vostri preferiti, in questo caso io ho arancia rossa e succo di ananas, poi dello zucchero da cucina e qui abbiamo due pentolini, uno che contiene dell'acqua fatta bollire e raffreddata e uno invece anche questo con dell'acqua che ho fatto bollire e poi con una tisana, quella che più preferite. Ovviamente se vi piace l'idea di fare dei ghiaccioli un po' particolari, magari che non trovate da nessuna parte al sapore di tisana infuso vostro preferito, una bilancia e poi delle ciotoline che ci serviranno semplicemente per pesare il succo di frutta. In cosa consisterà questo esperimento? Quando noi mangiamo i ghiaccioli, una caratteristica è che questi si addentrano subito, non sono duri o comunque lo sono in parte, però insomma non è la stessa cosa che mordere un cubetto di ghiaccio allo stato puro. Infatti qual è la differenza? Adesso vedremo che io metterò in uno di questi stampini, ecco, mi sono dimenticata di dire che serviranno anche questi stampini per ghiaccioli. Io ho trovato questi al supermercato molto carini. Adesso quindi io metterò della semplice acqua all'interno di uno di questi ghiaccioli e vedremo poi la differenza rispetto agli altri ghiaccioli. Ora, mentre io vado, vi spiego poi il perché di questa cosa. Versiamo subito dell'acqua all'interno di questo stampino, ne basterà insomma soltanto uno per vedere la differenza. E poi cominciamo. Dovete sapere che i ghiaccioli generalmente contengono per ogni 100 ml, per ogni 100 grammi, circa 20 grammi di zucchero. Lo zucchero infatti è importantissimo e adesso io andrò ad aggiungere a questa tisana che contiene 200 ml d'acqua la bellezza di 40 grammi di zucchero, per quello che vi dicevo prima, ovvero che generalmente i ghiaccioli contengono una quantità di 20 grammi ogni 100 grammi. Ok, mescoliamo. In questo caso l'acqua è ancora leggermente caldina, anche se ecco, l'ho fatta raffreddare un po', chiaramente, quindi non è proprio acqua calda appena spenta dal fuoco, in modo tale che poco lo zucchero riesca a sciogliersi. Perché sto utilizzando dei succhi di frutta piuttosto che il succo della frutta classico? Perché quando noi possiamo spremere un'arancia o in generale un frutto non sappiamo esattamente il contenuto di zuccheri all'interno, mentre invece in questo caso sì, perché lo troviamo ecco, nelle dichiarazioni nutrizionali. Generalmente questi succhi di frutta contengono tutti circa 10 grammi per 100 ml di prodotto di zucchero. Quindi cosa andrò a fare? Utilizzando la mia bilancina peserò esattamente 100
grammi di succo di frutta. Ok, a cui andrò ad aggiungere non più 20 grammi di zucchero, ne bastano 10 perché già altri 10 sono contenuti all'interno del nostro succo di frutta. Sempre utilizzando la bilancia, quindi vado a pesare 10 grammi di zucchero, che equivalgono a un cucchiaio. Infatti prima ho messo esattamente 4 cucchiai nella tisana. E questo è pronto. E poi farò la stessa cosa con il succo di frutta ananas. Voi comunque potete utilizzare il succo di frutta che più preferite, mela, eccetera, facendo sempre attenzione a vedere il contenuto di zuccheri riportato nelle dichiarazioni nutrizionali. Facciamo la stessa identica cosa quindi per il succo d'ananas. Sono sicura che vi starete chiedendo perché fare questa... A parte che ecco, i ghiaccioli sono buonissimi, poi con l'arrivo del caldo fanno sempre piacere. Però ecco, ho pensato di fare questo piccolo video perché è interessante capire la differenza che c'è tra della semplice acqua e un ghiacciolo che comunque una base di acqua chiaramente ce l'ha. E adesso vedremo un po'. Allora, abbiamo detto quindi 100 grammi di succo d'ananas e anche in questo caso, siccome la quantità di zucchero riportata nelle dichiarazioni nutrizionali è sempre la stessa, andrò ad aggiungere semplicemente 10 grammi di zucchero. Ok. Quando ci immaginiamo del ghiaccio, immaginiamo qualcosa di completamente trasparente. In realtà dovete sapere che il ghiaccio che noi possiamo ottenere dall'acqua che beviamo per magari raffreddare le nostre bevande, fare magari dei cocktail eccetera, non sarà mai completamente trasparente, e questo perché in realtà nell'acqua che beviamo sono contenuti dei sali, dei minerali che vanno a interagire con le molecole d'acqua. L'acqua è fatta da molecole di H2O, quindi 2 atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno, che generalmente quando non ci sono dei sali disciolti, dei minerali, vanno a creare delle strutture perfette esagonali, mentre invece in presenza di zucchero o altri componenti, come appunto nel caso di una tisana o nel caso di un succo di frutta, queste molecole non potranno andare a formare un reticolo cristallino perfetto. E quindi è anche il motivo per cui quando noi addentiamo un ghiacciolo questo risulta essere molto più morbido rispetto a un semplice cubetto di ghiaccio, dove invece il reticolo cristallino è perfettamente puro, insomma non ci sono dei sali, degli zuccheri disciolti che possono provocare un cambiamento di questi cristalli. Infatti i cristalli d'acqua si formano comunque, però la differenza qual è? La differenza sarà che quando noi andremo a... oddio, qui ho combinato un pasticcio, scusate. Io nel frattempo verso le mie soluzioni negli stampini. E cosa stavo dicendo? Stavo dicendo che questi cristalli si formano nell'acqua, però si formano più piccoli. Saranno più piccoli questi reticoli cristallini che si andranno a formare, piuttosto che invece quelli che vediamo nel ghiaccio, diciamo, fatto da molecole d'acqua allo stato puro, quindi senza nessuna componente che vada a interferire. Questi stampini devo dire che sono veramente molto carini. Ecco, poi un'altra cosa è che anche la differenza sta nel fatto che anche il raffreddamento, se noi vediamo il ghiacciolo e poi il cubetto di ghiaccio raffreddarsi, il ghiacciolo ci sarà sicuramente anche meno tempo a sciogliersi. Poi ne metto un altro po'. Ok, e adesso possiamo passare con la tisana.
sono proprio curiosa di vedere il sapore che uscirà fuori. Questa è una tisana ai frutti di bosco, però ripeto, voi potete fare un po' il ghiacciolo al gusto che più vi piace, al gusto di tè verde, al gusto di camomilla, non so. Ok, questo quindi lo andremo a mettere nel freezer per circa un'oretta e mezza, 2 ore, il tempo che si raffredderà. Adesso andiamo a mettere invece questi. Una volta che poi questi si saranno raffreddati, volendo potete anche metterli magari all'interno di delle bustine e le soluzioni che vi saranno avanzate potete magari riutilizzarle di nuovo per fare altri ghiaccioli. Bene ragazzi, adesso che i nostri ghiaccioli sono pronti possiamo andare a metterli nel freezer per circa 2 ore. Ci vediamo dopo. Ed eccoci qua ragazzi. I ghiaccioli sono pronti, io già ne stavo mangiando uno, questo qua, l'ananas, che è venuto veramente buonissimo. E adesso insomma l'esperimento è concluso nel momento in cui possiamo andare a fare un'analisi tra il risultato che abbiamo ottenuto dal ghiacciolo contenente soltanto acqua e il ghiacciolo invece contenente la tisana oppure gli altri ghiaccioli, quelli che abbiamo visto. E quindi io adesso vi faccio vedere. Questo si addenta immediatamente ed è proprio grazie alla presenza dello zucchero, che quindi non permette alle molecole d'acqua di formare un reticolo cristallino come in questo caso, in cui il ghiaccio è molto più duro. Se provassi a morderlo probabilmente mi romperei i denti. E quindi insomma con questo già abbiamo visto, tra l'altro, come potete vedere, è assolutamente del tutto quasi trasparente, proprio dovuto al fatto che ci sono pochissimi sali disciolti, anche perché considerate che questa l'avevo fatta anche bollire prima di metterla nello stampino. Quindi spero che questo piccolo esperimento vi sia piaciuto. Vi consiglio di farli a casa. Devo dire che questo qua a base di infuso di frutti rossi è venuto davvero buono, ma così anche come questo qua all'ananas. Ora poi sono curiosa di provare anche quello all'arancia rossa. Fatemi sapere se proverete anche voi a fare dei ghiaccioli a casa vostra, e con questo io avrei terminato. Ci vediamo al prossimo video, vi invito ad iscrivervi al canale, a mettere like, a commentare e a seguirmi su Instagram. Alla prossima, ciao!